Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dorsostil Bruschettini SRL. Ultimo aggiornamento, 9 novembre 2021. Cos'ha Dorsostil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dorsostil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dorsostil? Dorsostil ha un farmaco a base del principio attivo dorzolamide cloridrato, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico inibitori dell'anidrasi carbonica. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruschettini SRL. Dorsostil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dorsostil 2% soluzione oftalmica 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruschettini SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: dorzolamide cloridrato. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: Dorsostil ha indicato come terapia di associazione ai beta bloccanti, come monoterapia in pazienti che non rispondono al trattamento con beta bloccanti o per i quali i beta bloccanti sono controindicati, nel trattamento della pressione intraoculare elevata in caso di ipertensione oculare, glaucoma ad angolo aperto, glaucoma pseudoesfoliativo. Posologia: via di somministrazione: oculare. Quando usato come monoterapia, il dosaggio ha una goccia di Dorsostil nel sacco congiuntivale dell'occhio o degli occhi affetti, 3 volte al giorno. In associazione con un beta bloccante per uso oftalmico, il dosaggio ha una goccia di Dorsostil nel sacco congiuntivale dell'occhio o degli occhi affetti, 2 volte al giorno. Quando la dorzolamide viene usata in sostituzione di un altro agente oftalmico antiglaucoma, interrompere l'altro farmaco dopo appropriata somministrazione giornaliera, ed iniziare la somministrazione di dorzolamide il giorno successivo. Se si sta usando PIA di un prodotto medicinale topico oftalmico, i farmaci devono essere somministrati a intervalli di almeno 10 minuti l'uno dall'altro. Vedere la sezione 4.4 riguardante l'uso di lenti a contatto. Ai pazienti si deve raccomandare di evitare che la punta del contagocce venga a contatto con l'occhio o con le strutture circostanti. I pazienti, inoltre, devono essere informati che le soluzioni oculari, se maneggiate in modo inappropriato, possono essere contaminate da batteri comuni in grado di causare infezioni oculari. Dall'uso di soluzioni contaminate possono derivare seri danni all'occhio e conseguente perdita della vista. Modo di somministrazione: per aprire il flacone svitare il tappo. Piegare la testa all'indietro e abbassare leggermente la palpebra inferiore a formare una tasca tra la palpebra e l'occhio. Rovesciare il flacone e premerlo leggermente finché copyright una singola goccia sia dispensata nell'occhio come da prescrizione medica. Non toccare l'occhio o la palpebra con la punta del contagocce. Come per tutti i colliri, per ridurre un possibile assorbimento sistemico, si raccomanda di premere il sacco lacrimale in corrispondenza dell'angolo interno dell'occhio, occlusione puntale, per 1 minuto immediatamente dopo la somministrazione di ciascuna goccia. Ripetere gli step 2 e 3 con l'altro occhio secondo prescrizione medica. Richiudere il flacone immediatamente dopo l'uso riavvitando il tappo finché copyright aderisca fermamente al flacone. Non avvitare eccessivamente. La punta del contagocce ha forma tale da erogare una goccia di volume predeterminato, quindi non allargare il foro del contagocce. Dopo aver assunto tutte le dosi, ci sarà del Dorsostil residuo nel flacone. Ciò non costituisce motivo di preoccupazione dato che un eccesso di Dorsostil è stato aggiunto nel flacone rispetto alla quantità totale di Dorsostil prescritta dal medico. Non tentare di rimuovere l'eccesso di prodotto dal flacone. Popolazione pediatrica. Limitati dati clinici sono disponibili sulla somministrazione di dorzolamide 3 volte al giorno a bambini. Per informazioni riguardanti dosaggio nei bambini leggere la sezione 5.1. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La dorzolamide non è stata studiata in pazienti con grave insufficienza renale, CRCL, 30 ml/min, o con acidosi ipercloremica. Poiché copyright la dorzolamide ed i suoi metaboliti sono escreti per lo più dai reni, la dorzolamide è conseguentemente controindicata in tali pazienti.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La dorzolamide non è stata studiata in pazienti con compromissione epatica e deve perciò essere usata con cautela in tali pazienti. Il trattamento di pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi specifici di interazione delle dorzolamide con altri farmaci. Negli studi clinici, la dorzolamide è stata impiegata in concomitanza con i seguenti farmaci, senza evidenziare interazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dorsostil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dorsostil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La dorzolamide non deve essere somministrata durante la gravidanza. Non sono disponibili dati clinici adeguati su donne in gravidanza esposte al farmaco. Nei conigli la dorzolamide ha causato effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare o usare macchine. Possibili effetti collaterali, come capogiri e disturbi visivi, possono interferire con la capacità di guidare e di usare macchine, vedere anche sezione 4.8. Effetti indesiderati. Colliri contenenti dorzolamide sono stati testati su più di 1400 individui in studi clinici controllati e non controllati. Negli studi a lungo termine su 1108 pazienti trattati con colliri contenenti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili solo informazioni limitate riguardanti il sovradosaggio nell'uomo in seguito a ingestione accidentale o intenzionale della dorzolamide cloridrato. Quanto segue è stato riscontrato in seguito a ingestione orale. Sonnolenza. In seguito ad applicazione topica. Nausea, capogiri, cefalea, affaticamento, sogni anomali e disfagia. Il trattamento deve essere sintomatico e di sostegno. Possono verificarsi squilibrio elettrolitico, sviluppo di uno stato acidosico ed eventuali effetti sul sistema nervoso centrale. I livelli degli elettroliti sierici, in particolare potassio, e del pH ematico, devono essere monitorati. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Inibitore dell'anidrasi carbonica. Codice ATC. S01EC03. Meccanismo d'azione. L'anidrasi carbonica, AC, ha un enzima che si trova in molti tessuti corporei compresi gli occhi. Nell'uomo, proprietà farmacocinetiche. Diversamente dagli inibitori dell'anidrasi carbonica per uso orale, la somministrazione topica di dorzolamide cloridrato consente un'azione diretta sull'occhio con dosi sostanzialmente inferiori e, quindi, con una minore esposizione sistemica al dati preclinici di sicurezza. I principali dati di studi condotti su animali con la dorzolamide cloridrato somministrata per via orale sono stati correlati agli effetti farmacologici dell'inibizione sistemica dell'anidrasi carbonica. Alcuni di questi dati, elenco degli eccipienti: idrossietilcellulosa, manditolo, sodio citrato, sodio idrossido e o acido cloridrico, per correzione del pH, benzalconio cloruro e acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di dorsostil a base di dorzolamide cloridrato sono Dorsoclar, dorzolamide Aurobindo, dorzolamide Milan Generics, Dorzonorm, Trusoct, Zoliop. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.